Buongiorno, oggi facciamo un percorso un po' particolare, quindi vi chiedo un pochettino di attenzione, me la date sempre per carità, però insomma questa volta ve ne chiedo forse un pochettino di più perché facciamo un percorso che ci porta dall'attualità sino alla Bibbia. Una delle mie convinzioni più radicate è proprio quella che conoscere il passato non è cosa inutile, ma anzi e soprattutto nella fattispecie della situazione che stiamo vivendo, delle situazioni che stiamo vivendo, conoscere il passato ci aiuta veramente a comprendere il presente e forse anche a fare delle ipotesi sui possibili sviluppi futuri. E quindi facciamo questo cammino. So che alle volte parlare di certi temi significa mettersi nelle condizioni di essere così inserito nella categoria dei complottisti. In realtà non è così. Intanto, vabbè, una volta complottista significava colui che ordisce un complotto. Poi da un certo punto in avanti complottista invece è passato a significare colui che vede complotti o svela complotti o in modo denigratorio addirittura una persona o delle persone che vedono complotti ovunque. Ecco, non è così, basti pensare per esempio, non so, a Rudolf Steiner che già all'inizio del Novecento parlava di elite che in modo occulto cercano di mettere in piedi e gestire dei programmi di controllo dell'umanità. E poi ci sono altre persone che assolutamente non possono essere inserite nella categoria dei complottisti e però fanno delle affermazioni che sembrano tipiche. Nel video dedicato al grande reset ho già parlato, per esempio, di ciò che ha scritto un alto prelato del Vaticano che ha usato proprio il termine grande reset, che è un termine però che non è tipico dei complottisti, ma è usato dalle grandi istituzioni, cioè è usato dall'ONU, è usato dal Forum Mondiale, eccetera. E vorrei ripartire proprio per iniziare questo percorso che ci farà passare attraverso momenti storici molto interessanti, attraverso affermazioni molto interessanti fatte da parte di, diciamo, persone assolutamente insospettabili da questo punto di vista. Ecco, riprendiamo un attimo quindi la lettera che ha scritto Monsignor Viganò, alto prelato del Vaticano, in occasione delle recenti elezioni presidenziali americane. Vi riprendo solo due concetti per chi l'avesse già sentita nel video precedente, ma ve ne aggiungo anche uno nuovo. Allora lui dice che siamo in un'ora in cui le sorti del mondo intero sono minacciate da una cospirazione globale. Un piano globale denominato Great Reset è in via di realizzazione. Ne è artefice un'elite che vuole sottomettere l'umanità intera, imponendo misure coercitive con cui limitare le libertà delle persone e dei popoli. E poi dice ancora: questa crisi serve per rendere irreversibile nelle intenzioni dei suoi artefici il ricorso degli stati a questo grande reset, dando il colpo di grazia ad un mondo di cui si vuole cancellare completamente l'esistenza e lo stesso ricordo. E qui si parla addirittura di un suicidio della cultura occidentale e mentre i cittadini sono negati i diritti fondamentali, tutto questo avviene in nome di una emergenza sanitaria che sempre più si rivela come strumentale alla instaurazione di una disumana tirannide senza volto. Ecco, quindi questo è un alto prelato del Vaticano. Lui stesso si è reso conto del rischio, ovviamente, di essere classificato, no, nella categoria dei complottisti, per cui dice: fino a qualche mese fa sminuire come complottisti coloro che denunciavano quei piani terribili che ora vediamo compiersi fin nei minimi dettagli era cosa facile. Quindi lo dice lui stesso: lo so bene che corro il rischio di essere inserito nella categoria dei complottisti, però come dire, scrivo lo stesso, scrivo ugualmente. Ecco, la cosa curiosa è che proprio in questi giorni, diciamo, nella categoria dei cosiddetti complottisti si sarebbe inserito
anche il direttore italiano di Radio Maria. Sapete, Radio Maria è un network a diffusione mondiale che trasmette in più di 70 nazioni del mondo, trasmette in più di 50 lingue, è seguito da più di 30 milioni di ascoltatori e ha circa 20.000 volontari che lavorano. Quindi questo direttore di Radio Maria che cosa ha detto? Ha parlato anche lui apertamente di un colpo di stato sanitario e di un colpo di stato mass mediatico. Quindi in realtà diciamo che in questa categoria di cosiddetti complottisti si stanno inserendo dei personaggi assolutamente, da questo punto di vista, assolutamente insospettabili. Peraltro Monsignor Viganò, in un video successivo o antecedente, adesso non ricordo esattamente, ma insomma in un video fatto nello stesso periodo più o meno della lettera, forse antecedente, aveva già anche fatto un'altra affermazione. Aveva detto che questo disegno, gestito da questa elite occulta, ha radici molto antiche, cioè ha radici nel passato, e lui faceva riferimento per esempio già alla Rivoluzione francese, e questo concetto è stato ripreso dal giornalista vaticanista della RAI, storico, quello che insomma immagino che la maggior parte di voi conosca, che è Aldo Maria Balli, il quale nel suo blog ha ripreso un po' i concetti di Monsignor Viganò e anche lui ha messo l'accento su queste radici passate, quindi sul fatto che insomma le origini di questo movimento vanno ricercate non nel presente ma addirittura nei secoli scorsi. Questo mi ha fatto venire in mente, intanto una cosa della quale io sono assolutamente convinto, che la gestione del passato, cioè la gestione della storia, sia un elemento fondamentale per chi vuole governare. E mi è tornato alla memoria il libro scritto da George Orwell, 1984, lui l'ha scritto nel 1949, e parlando del Grande Fratello, cioè di questo partito unico che gestisce interamente la vita delle persone e che, chi ha letto il libro sa, questo partito unico gestisce con grandissima attenzione tutti gli eventi del passato. Bene, dice qui l'autore che lo slogan del partito era questo: chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato. Cioè chi ha in mano il potere fa in modo di gestire le conoscenze che riteniamo di avere sul passato, perché queste sono importanti. E in effetti prosegue l'autore del libro dicendo che la manipolazione del passato ha uno scopo che va anche oltre quello semplicemente di gestire il passato, perché lo scopo sarebbe quello addirittura di salvaguardare l'infallibilità del partito, cioè l'infallibilità di chi governa. E l'infallibilità di chi governa mi fa pensare in effetti a tutte le reazioni che si scatenano non appena qualcuno si permette di porre delle domande sul modo in cui il passato ci viene rappresentato, cioè di formulare dei dubbi, perché sembra quasi di compiere un reato di lesa maestà. Il passato è quello che ci viene raccontato e guai a chi lo tocca. Quindi questo vale per i testi antichi, vale per esempio per la costruzione delle religioni, che sono basate su una certa interpretazione dogmatica dei testi da cui quelle religioni vengono fatte derivare, e quella interpretazione dogmatica non deve assolutamente essere toccata. Noi pensiamo che questo sia un atteggiamento moderno, poi arriviamo alla Bibbia e vedremo come i semi di una certa concezione dell'umanità siano ben presenti lì. Però facciamo un passo che attraversa i secoli, perché è molto curioso, molto interessante, e ci fa capire come in realtà questo atteggiamento non sia un atteggiamento tipicamente moderno, ma il controllo delle notizie relative al passato
sia un fatto assodato già da tempo, assodato già da millenni, perché chi gestisce il potere evidentemente sa bene che la gestione della conoscenza relativa ai fatti avvenuti in antecedenza sia fondamentale. E andiamo a prendere quindi un altro personaggio, diciamo così, da questo punto di vista, al di sopra di ogni sospetto, che è un padre della Chiesa, Eusebio di Cesarea, il quale nella sua preparatio evangelica, cioè la preparazione evangelica, scrive delle cose che vale la pena di leggere. Vi chiedo un pochettino di attenzione perché sono veramente molto importanti, perché ci fanno capire in che situazione la nostra cultura vive, la nostra cultura sta vivendo da secoli, forse da millenni, e quindi ciò che conosciamo noi adesso, la situazione che noi analizziamo in questo momento nel presente, in realtà abbia radici e motivazioni molto antiche. Qui si parla, Eusebio di Cesarea parla degli scritti di Filone di Biblos. Filone di Biblos è uno scrittore del I-II secolo d.C. e Eusebio di Cesarea scrive che Filone di Biblos ha studiato i testi di un sacerdote fenicio del XII secolo a.C., quindi siamo a 3200 anni fa. Ed Eusebio scrive: in verità Filone, dopo aver suddiviso l'intera opera di San Cugnaton, questo è il nome del sacerdote fenicio, in 9 libri, nel proemio del primo libro così si esprime testualmente: stando così le cose, San Cugnaton, uomo assai colto e avido di sapere, desiderando ardentemente conoscere tutte le cose che dalle origini sono avvenute nell'universo, ricercò con grande diligenza gli scritti di Ta'aut, sapendo che tra tutti gli uomini vissuti sotto il sole, Ta'aut era stato il primo ad aver inventato la scrittura, ad avere scritto dei libri e ad aver posto le fondamenta del Logos. Dagli egiziani egli era stato chiamato Tout, dagli abitanti di Alessandria Tot e dai greci nella loro lingua Hermes. Eusebio poi prosegue dicendo: per quanto riguarda i giudei, le notizie più attendibili, poiché sono conformi sia ai nomi dei luoghi che a quelli di persona, sono narrate da San Cugnaton di Berito. Berito era antica località posta nella, vicino, diciamo così, in una zona vicino all'attuale Beirut. Quindi San Cugnaton di Berito, che aveva avuto tra le mani le memorie redatte da Ierombalo, sacerdote del dio Yevò. Ora il dio Yevò è Yahweh, cioè il cosiddetto dio biblico. E quindi qui abbiamo un primo collegamento in questa antichissima cultura, ripeto, siamo a 3200 anni fa, con la Bibbia, e poi andremo a vedere nella Bibbia. Dopo aver fatto queste osservazioni, egli critica aspramente gli scrittori vissuti nelle epoche successive per il fatto che, in modo falso e arbitrario, hanno interpretato in maniera allegorica e fondandosi su spiegazioni e teorie fisiche e perciò snaturandoli i miti riguardanti gli dei. Le critiche, dice la nota, le critiche qui formulate contro gli scrittori che hanno snaturato i miti interpretandoli allegoricamente sono di Filone. Lo storico greco si serve dunque della narrazione del sacerdote fenicio per screditare l'allegorismo. Ora, chiunque si occupi, per esempio, di tema biblico, sa benissimo quanto l'allegoria, la metafora, vengono utilizzate per interpretare la Bibbia e farle dire cose che non dice. Questo lo dico da 10 anni. Se leggiamo la Bibbia letteralmente, scopriamo cose che l'allegoria e la metafora da secoli ci tengono nascoste. Bene, era una tecnica già utilizzata allora. Andiamo avanti in questa lettura di questo insospettabile padre della Chiesa.
Proseguendo, dunque aggiunge: ma i più recenti scrittori che si sono occupati di storia sacra hanno stipulato i fatti avvenuti in principio, hanno ripudiato i fatti avvenuti in principio e, dopo aver inventato allegorie e miti che combinarono in modo tale da ricondurli a fenomeni cosmici, cosa che si fa ancora adesso quando si dice no, ma gli antichi in realtà interpretavano e attribuivano ai fenomeni cosmici delle valenze diverse. No, qui dice che era una invenzione pura. Istituirono attraverso questo meccanismo dei misteri e li avvolsero in una oscurità così densa che non era possibile vedere facilmente i fatti realmente avvenuti. Ma egli, cioè San Cugnaton, imbattutosi in certi libri segreti che erano stati fino ad allora nascosti nei penetrali del tempio di Amon, si dedicò al loro studio per comprendere tutte quelle cose che non a tutti era dato conoscere, cioè la conoscenza del passato deve essere necessariamente riservata a pochi, alle masse deve essere data una interpretazione funzionale al potere. Eusebio scrive tra il III e il IV secolo d.C., Filone di Biblos, e tra il I e il II secolo d.C. San Cugnaton è del XII secolo prima di Cristo. Alla fine San Cugnaton riuscì a realizzare il suo progetto e tolse di mezzo i miti e le allegorie in cui erano stati avvolti i tempi primitivi. In seguito i sacerdoti che vissero dopo di lui vollero nascondere nuovamente la verità e ritornare al mito. Da allora ebbero origine i misteri. Capite? San Cugnaton era riuscito a svelare questo atteggiamento, cioè questa tecnica di presentazione del passato funzionale a mantenere il potere nei confronti del popolo, tecnica utilizzata dalle caste sacerdotali di allora, e sappiamo che le caste sacerdotali di allora non erano costituite da individui che dovevano portare le anime a Dio, ma erano la casta che si occupava degli interessi delle cosiddette divinità. Ma non è finita. Andiamo avanti a leggere perché queste scritture sono veramente interessanti e rivelatrici. Poi lo storico aggiunge: i greci, che erano superiori a tutti gli altri popoli per le doti di ingegno, in un primo momento si appropriarono della maggior parte di questi miti. Successivamente, dopo averli adornati in vario modo, li trasferirono nelle tragedie e, pensando di sedurre gli uomini mediante il fascino delle favole, li abbellirono in tutti i modi possibili. Traendo spunto da queste narrazioni, Esiodo e gli altri poeti ciclici, la cui fama risuona dappertutto, composero le loro teogonie, gigantomachie, titanomachie e racconti vari, insomma. I nostri orecchi sembra di reggere la descrizione di ciò che stiamo vivendo noi adesso. Almeno io lo ricordo molto bene nel corso della mia vita. I nostri orecchi, abituati fin dall'infanzia alle loro invenzioni e martellati ormai da tanti secoli da queste fantasie, custodiscono quasi come un deposito la materia favolosa trasmessa da queste favole che essi hanno appreso, così come ho già detto all'inizio. Rafforzate dal tempo, queste invenzioni fantastiche sono diventate un patrimonio di cui assai difficilmente ci si può disfare, tanto che la verità sembra una fantasticheria, mentre i racconti contraffatti sembrano avere tutti i caratteri della verità. Ma non è la descrizione di ciò che stiamo vivendo. Io, per quanto riguarda ad esempio il discorso relativo alla Bibbia, che è la mia materia specifica, non ho dubbi, è avvenuto esattamente questo. Ma qui ci si dice che questo avveniva già molti secoli fa, avveniva già con i racconti degli egizi che sono stati nascosti sotto le allegorie, sotto le metafore e trasformati in misteri.
E qui chiude dicendo: questo è ciò che è scritto nel libro di San Cugnaton, tradotto da Filone di Biblos e la cui autenticità è garantita dal filosofo Porfirio. La cosa è talmente evidente che non c'è affatto bisogno di cercare nella natura spiegazioni forzate di queste cose, dal momento che i fatti hanno in se stessi la prova più convincente. Quindi, se noi leggiamo i fatti per come ci sono stati raccontati, senza le allegorie, senza le metafore, noi troviamo in essi già la loro ragion d'essere, che è convincente di per sé e che a mio avviso è ancora più affascinante delle allegorie e delle metafore che ci sono state inventate su. Quindi siamo di fronte a dei prelati attuali, quindi Monsignor Viganò, il direttore di Radio Maria che è un presbitero degli Scolopi, quindi personaggi altamente rappresentativi diciamo pure della Chiesa Cattolica. Passiamo attraverso un padre della Chiesa come Eusebio di Cesarea, il quale cita Filone di Biblos, il quale cita un sacerdote fenicio, e siamo sempre su questo filo, un filo molto robusto che unisce tutti questi secoli e che ci dà l'idea di come questo tipo di atteggiamento non sia un atteggiamento complottistico nel modo in cui lo definiamo ora, ma sia stata e sia tuttora una tecnica ampiamente utilizzata per presentare il passato, per gestire il passato e utilizzare questa gestione del passato per controllare il presente e quindi anche programmare il futuro. Ma andiamo avanti, perché da altri ambienti addirittura arriva questo tipo di lettura della realtà all'interno della quale noi viviamo. Tutte queste vicende attuali mi hanno fatto tornare in mente un libro che ho letto appena era uscito, è stato pubblicato nel 2010, ed è un libro scritto da Paolo Rumor. Paolo Rumor è appartenente a una delle più importanti e potenti famiglie della politica italiana, della Repubblica Italiana del dopoguerra, ma questa famiglia era importante sia a livello nazionale che a livello internazionale, tant'è che la famiglia Rumor con Schuman, eccetera, insomma, hanno partecipato alla costruzione dell'Europa. Bene, io ovviamente non vi racconto tutto ciò che c'è scritto in questo libro, ma mi sembra importante cogliere alcuni aspetti perché ci fanno capire come eventualmente i complottisti siano presenti in tantissimi ambienti che vanno dal Vaticano anche alla politica ufficiale della Repubblica Italiana. Questo libro è stato scritto prendendo spunto, dice l'autore Paolo Rumor, dalle memorie di Giacomo Rumor, cioè dalle memorie di suo padre. E lui dice, ad esempio, queste memorie farebbero risalire ben più indietro nel tempo un progetto unionista europeo promosso da famiglie reali e aristocratiche. Cioè qui dice che l'idea dell'Europa non è nata così come ci viene raccontato nei pochi decenni passati, ma avrebbe un'origine molto antica. E andando avanti scopriamo quanto possa essere antica questa origine. Lui dice ancora, nelle memorie rumoriane, viceversa, vi è un racconto più realistico e più credibile, una organizzazione di antica data votata alla costruzione europea alla quale la Chiesa e il Vaticano avrebbero dato il loro appoggio. Vi leggo soltanto degli spunti, poi ovviamente chi è interessato ad approfondire si prenderà questo libro, ma a me interessa poi arrivare alla Bibbia. Addirittura nel libro qui si parla dell'uomo di Neanderthal e dell'uomo di Cro-Magnon, cioè del Neanderthal e dell'Homo sapiens. E dice, non sappiamo come convissero e si combatterono o meno, perché non si incrociarono, anche se ultimamente pare che in realtà degli incroci ci siano stati, ma non è questo fondamentale. Non sappiamo neanche per quale motivo l'uomo di Neanderthal si estinse improvvisamente.
Ma Paulo Rumor parla di una tradizione esoterica che si collega alla convinzione, ascoltate bene, che la storia della specie umana sulla Terra sia molto più antica e susciti molte più controversie di quanto ritenga la scienza ufficiale. Questo si trova nelle memorie di un politico di una delle più importanti famiglie della Repubblica Italiana, non solo, ma della storia europea del dopoguerra. Quindi la storia della specie umana sulla Terra sia molto più antica e susciti molte più controversie di quanto ritenga la scienza ufficiale. Sono molto contento di questo perché ne sto parlando da 10 anni sulla base dei testi antichi. Ma vi leggo ancora qualche altra curiosità. Andiamo avanti perché mi sono segnato parecchie cose ma non voglio neanche... In realtà, in senso generale, ciò che ho potuto capire dalla lettura dei documenti di mio padre, come pure dalle sue spiegazioni orali, è che esisteva, e forse esiste ancora, ad un livello molto alto e diverso da quelli conosciuti, un gruppo o un'entità che lavorava e lavora ad un progetto importante per l'Europa, ma anche oltre simile finalità. Tali persone non esitano a ricorrere a tecniche di suggestione o dissimulazione per pilotare l'emotività dell'opinione pubblica, le sue aspettative, le sue aspirazioni mentali e conseguentemente far accettare cambiamenti strutturali che coinvolgono le comunità nazionali. Questa osservazione è scevra da giudizi positivi o negativi su siffatta strategia. Cioè, dice l'autore, non sto dando un giudizio, sto raccontando quello che pare essere un dato di fatto. L'attività dei singoli governi non sembra avere la capacità di interferire con la citata programmazione e neppure i partiti politici, che in realtà vengono tenuti totalmente esclusi da quella che in gergo viene chiamata la grande opera. Ora qui siamo appunto in presenza, lo ripeto perché è importante, di un appartenente ad una delle più importanti famiglie politiche del dopoguerra. E questo progetto prevede che l'Europa venga retta da una leadership morale impersonata da alcuni appartenenti a rami di antica nobiltà che affonda le proprie radici in un passato lontano, in parte di estrazione ebraica. E qui fa tutta una serie di un elenco di nomi ebraici che mi hanno veramente colpito perché sono nomi che richiamano, per chi ha studiato la storia, ai movimenti messianisti e quindi risaliamo molto indietro nel tempo. Lui risale con questi elenchi sino al V-IV secolo a.C., dice addirittura ad un certo punto che ci sono termini in queste memorie di suo padre. Dice: vi erano infine diverse terminologie che mi sono state descritte da un esperto come appartenenti al ceppo linguistico mesopotamico. Pensate a quanto si va indietro con questa possibile, ovviamente, gestione di un progetto che riguarda l'umanità. E chiuderei con questo per poi passare alla Bibbia. Dice anche: il significato complessivo che ho tratto dalla lettura degli scritti di mio padre e dai suoi riferimenti è che esiste, o quantomeno è esistita fino a pochi anni fa, il che ne conferma in pratica l'attualità, una sorta di struttura trasversale che funge da catalizzatrice a determinate decisioni contingenti di natura economica, sociale e politica, in concomitanza con certi momenti storici importanti. Ma per quel che ho letto e mi è stato riferito, essa esisteva, e forse esiste ancora, praticamente all'alba della civiltà. Nonostante sia quasi imbarazzante la stessa enunciazione di un tale fatto. Cioè lui stesso si rende conto che dire certe cose, lo dice lui, può essere addirittura imbarazzante. A questo punto, anche senza prestare completa fede alla estrema antichità della compagine associativa descritta nei documenti di mio padre
attenzione, qui fa un'osservazione interessantissima, sulla cui verità ed attualità ho spesso cercato, sempre inutilmente, di trovare un qualche difetto alla luce degli storici che venivano di volta in volta ad affrontare una materia così complessa e poliedrica, non posso che esprimere il mio stupore dinanzi all'asserzione che una parte più o meno rilevante della storia dell'Occidente sia stata e sia tuttora abilmente e profondamente influenzata da poche menti sovrastanti. Il fatto di per sé sarebbe di estrema rilevanza anche senza la straordinaria ascendenza della struttura, la quale assume aspetti quasi mitologici. Cioè lui stesso è stupito di ciò che ha scoperto, e tra l'altro nel suo libro poi si rifà anche all'Egitto e riporta dei disegni, degli schizzi che riguardano la piana di Giza, che riguardano per esempio le strutture che ci sarebbero sotto la Sfinge, e c'è un disegno interessante che proprio deriva dai disegni conservati in queste memorie di Rumor, un disegno che riguarda, uno schizzo ovviamente, che riguarda la Sfinge, le vie che la collegano alle 3 piramidi di Giza, la struttura schizzata ovviamente qui che starebbe sotto la Sfinge, e la Sfinge è chiaramente ma curiosamente definita le viseur, che significa il mirino, il puntatore. Beh, è un fatto interessante che vale ovviamente la pena di approfondire. Tra l'altro, quando si parla di gestione anche dell'Occidente, qui per esempio ricordo la lettera di Viganò che parlava del fatto che si arriverà ad un certo punto, in cambio di contropartite relative alla nostra libertà, ad offrire la possibilità di avere una sorta di stipendio universale. Ecco, vi posso dire, e lo trovate in rete, lo trovate sui più importanti giornali, che già in Germania sta partendo un progetto nel quale sono coinvolte circa 120 persone, alle quali per 3 anni verrà dato uno stipendio, mi pare, di 1.200 euro al mese, con l'obbligo di non lavorare. Cioè, questo esperimento serve a verificare, diciamo così, il grado di felicità, il grado di soddisfazione che possono provare delle persone che vengono mantenute poi con una serie di piccoli altri benefit senza dover lavorare. Quindi l'idea di avere una sorta di reddito, che possiamo chiamare in vari modi, ovviamente, una sorta di reddito garantito, purché si rinunci ad una serie di libertà. Peraltro questo esperimento era già stato fatto in Canada molti anni fa, se non sbaglio era stato ripetuto anche in Finlandia, e adesso sta ripartendo in Germania, ma con delle finalità precise. Ora, tutto questo che cosa ci fa pensare? Fa pensare che alla base di queste decisioni, alla base di questo controllo esercitato dai pochi sui molti, ci sia una particolare concezione dell'umanità. Cioè l'umanità vista un po' come una sorta di mandria o insieme di mandrie che vengono tenuti in recinti che, diciamo, la cui estensione, la cui dimensione, la cui forma possono essere variamente dimensionate e quindi variate in funzione di chi governa, in funzione degli obiettivi di chi governa, e quindi noi veniamo tenuti sotto controllo in questo modo e considerati un po' a livello di animalucci, diciamolo pure, ma è ciò che io vado dicendo da tempo in relazione a ciò che leggo nella Bibbia, cioè questi Elohim che hanno fabbricato l'umanità l'hanno per lo più considerata come una sorta di specie animale, ovviamente, ma questo siamo, particolarmente evoluta, una specie animale che poteva essere utilizzata perché resa in grado di comprendere ed eseguire ordini via via più complessi, anche via via che questa specie veniva da loro perfezionata, ma di questo ho parlato in libri e quindi non voglio approfondire qui. Però mi interessa andare a vedere i semi di questa concezione dell'umanità intesa come
un insieme di individui su cui delle menti che si ritengono ovviamente elevate, forse lo sono pure per carità, ritengono di avere il diritto di governare a loro piacimento, perché significa considerarci anche abbastanza poco, significa mercificare la nostra posizione e quindi considerarci persone in grado di produrre ricchezza e persone in grado di consumare, ovviamente se opportunamente dirette. E allora andiamo a vedere alcuni semi all'interno della Bibbia. E ancora una volta, come vedete, a me piace molto leggere libri scritti da altri, perché già lì si delinea un percorso, quindi anche qui non vi leggo le mie traduzioni, così almeno, lo ripeto spesso, siamo tutti tranquilli, siamo tutti tranquilli. Allora c'è nella Bibbia un disegno che pare essere unificante, almeno per esempio in Deuteronomio 15, quando Yahweh, vi ricordate che all'inizio, quando vi ho letto di Eusebio, si diceva che questo Sancuniaton aveva accesso a dei testi scritti da Ierombalo, sacerdote di Yevò, cioè di questo Yahweh. E questo Yahweh, per esempio, diceva al popolo che lui si era scelto: tu dominerai molte nazioni, ma su di te esse non domineranno. Cioè si introduce il concetto di una elite. E anche qui, come dice Rumor, non faccio considerazioni sul fatto che sia giusto o meno. Io voglio soltanto raccontarvi delle storie, mettervi a disposizione dei contenuti sui quali voi possiate fare i vostri autonomi ragionamenti. Per fare questo, cioè per arrivare a questa gestione dell'umanità, ripeto, bisogna che noi uomini, noi appartenenti a questa specie, siamo considerati come merce da utilizzare, come strumenti da utilizzare. E allora vediamo a che punto si arriva, cioè quindi quali sono i semi di questa concezione. Nella Bibbia si parla spesso di censimenti, perché Yahweh aveva bisogno di censire la sua popolazione, voleva sapere quanti ne aveva. Ovviamente non era un Dio onnisciente, perché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di fare i censimenti, ma soprattutto aveva bisogno di censire gli uomini da una certa età, perché aveva bisogno di sapere su quanti uomini poteva contare per combattere le sue battaglie o guerre di conquista. Però già qui c'è un concetto curioso. Quando farai la rassegna dei figli di Israele, siamo nel libro dell'Esodo capitolo 30, quando farai la rassegna dei figli di Israele per il censimento, ciascuno pagherà il riscatto per la propria vita a Yahweh nell'atto del censimento, perché non li colpisca un flagello quando saranno passati in rassegna. Cioè, il capo dice: io ti censisco, ma nel momento in cui ti censisco tu mi paghi, altrimenti ti colpisco con un flagello. Capite qual è il concetto di proprietà sugli individui? Chiunque sarà recensito pagherà un mezzo siclo, valutato sul siclo del santuario, erano circa 10 grammi d'argento. Questo mezzo siclo sarà un'offerta per Yahweh. Ogni recensito dai 20 anni in su farà questa offerta per Yahweh. Il ricco non darà di più né il povero di meno di mezzo siclo per soddisfare l'offerta per Yahweh. Guardate che è un concetto duro. Io ti censisco e tu mi paghi, perché la tua vita è mia e tu la puoi riscattare pagandola. E io che sono il Dio spirituale, trascendente, onnisciente, onnipotente, mi arricchisco con il tuo argento. Ma andiamo avanti, perché i semi sono tanti, io ve ne ho scelti alcuni ovviamente, però sono elementi su cui è bene riflettere, perché ci fa capire quanto i semi del passato siano presenti nell'attualità e quanto questo ci aiuti anche a capire, almeno a livello ipotetico, che cosa ci si può preparare, che cosa ci stanno forse preparando per il futuro. Quando si parla delle offerte fatte al Signore, si dice: ogni cosa votata allo sterminio in Israele, cioè quando si prendevano, si rapinavano i beni
degli avversari, questi dovevano essere votati allo sterminio, cioè dovevano essere annientati oppure consegnati al Signore. Ogni cosa votata allo sterminio in Israele sarà tua. Il primogenito di ogni essere vivente, uomo o animale, attenzione, uomo o animale, allo stesso modo, che viene offerto al Signore, apparterrà a te. Però farai riscattare il primogenito dell'uomo e il primogenito dell'animale impuro, messi sullo stesso piano. Ma non riscatterai il primogenito della vacca, né il primogenito della pecora, né il primogenito della capra. Essi sono sacri, cioè riservati a Yahweh. Verserai il loro sangue sull'altare e brucerai col fuoco il loro grasso. Quindi qui abbiamo dei primogeniti che sono messi sullo stesso piano tra uomini e animali impuri. Ma andiamo avanti perché arriviamo addirittura alla mercificazione veramente, mi viene da dire, spaventosa delle persone. Il Signore disse a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: se un uomo vuole sciogliere un voto, ecco la stima che dovrai fare delle persone votate al Signore. Cioè, se qualcuno si offre perché magari doveva pagare dei debiti e quindi si offre al Tempio, se vuole riscattare, sentite che cosa deve fare. La stima di un maschio dai 20 ai 60 anni sarà di 50 sicli d'argento. Se si tratta di una donna, la tua stima sarà di 30 sicli. Se si tratta di una persona dai 5 ai 20 anni, la tua stima sarà per il maschio di 20 sicli e per la femmina di 10 sicli. Se si tratta di un bambino da 1 mese a 5 anni, il valore del maschio sarà di 5 sicli d'argento e quello della femmina sarà di 3 sicli d'argento. Se si tratta di una persona da 60 anni in su, se è maschio il suo valore sarà di 15 sicli, se è femmina sarà di 10 sicli. Cioè un maschio da 20 a 60 anni vale 50 sicli, un maschio oltre i 60 anni ne vale solo 15. Se questa non è mercificazione, ditemi voi di che cosa si tratta. Questo è valore in denaro dato alle persone che vengono trattate come merce. Dopodiché si dirà che in altre parti della Bibbia pare che Yahweh dica altre cose, sempre in relazione ai suoi, che distingueva nettamente da tutti gli altri. Ma qui il discorso non è equivocabile ed è per questo che ve lo leggo nelle traduzioni ufficiali, cioè nelle Bibbie che voi avete in casa. Ma tra l'altro c'è anche un valore delle cose cosiddette sacre, non soltanto cioè sacre, che vuol dire consacrate, cioè riservate a lui. Se qualcuno commette una frode, e qui siamo in Levitico 5, se qualcuno commette una frode e pecca per inavvertenza riguardo alle cose consacrate al Signore, porti come sacrificio di riparazione un capro del gregge, senza difetto, da valutare in sicli d'argento. Quello che ha detratto da ciò che è sacro lo paghi aggiungendovi un quinto. Cioè, se hai preso qualcosa dalle cose assegnate a Yahweh, tu restituisci più il 20%. Cioè, faccio un attimo di pausa per lasciarvi riflettere. Le cose sacre mercificate con l'aggiunta di quella che qui in Italia chiamiamo l'IVA. Ma c'è ancora un altro aspetto. Chi per inavvertenza, ancora qui, abbia mangiato, e siamo sempre in Levitico 23, chi per inavvertenza abbia mangiato una cosa sacra, restituisca al sacerdote il valore della cosa sacra aggiungendovi un quinto. Ancora una volta, immediatamente la cosa sacra viene rivalutata del 20%. Questo vale anche per esempio per le case. E andiamo in Levitico 27.
Quando un uomo consacra al Signore la sua casa, magari perché doveva pagare un debito al demanio, cioè esattamente come adesso, no? Il demanio ti prende i beni se non hai i soldi per pagare, cioè insomma il fisco. Il sacerdote ne farà la valutazione e, buona o cattiva che sia, la valutazione del sacerdote dovrà essere accettata. Se il consacrante vuole riscattare la sua casa, aggiunga un quinto della somma valutata e la casa sarà sua. Cioè, se la vuoi indietro, devi aggiungere il 20%. Qui siamo di fronte alla mercificazione delle persone, con una netta distinzione anche per età, per sesso. Quindi i bambini valgono, gli adulti valgono, gli adulti divisi tra maschi e femmine, gli anziani valgono. Ora, tutto questo ci fa capire come un sistema parta dall'antichità, venga ipotizzato anche da famiglie politiche importanti, venga documentato da scrittori del 1200 a.C., un sistema che veramente si è protratto nei secoli e che dicono questi signori, ho ricordato prima Rudolf Steiner, Monsignor Viganò, il direttore di Radio Maria, San Cugnato, Filone di Biblos, Eusebio, la famiglia Rumor, almeno a livello di ipotesi, ovviamente perché siamo sempre a livello di ipotesi, ma dove ci venga rappresentato un sistema che dice: io controllo il passato, controllo la gestione delle conoscenze del passato. Attraverso la gestione delle conoscenze del passato gestisco il presente e programmo il futuro. Attraverso, la gestione del passato, della conoscenza del passato, io garantisco e documento anche la mia infallibilità, tant'è che vi garantisco, me ne sono accorto in questi 10 anni, chi cerca in modo documentale di mettere in discussione quella infallibilità viene ostracizzato e viene, insomma, comprensibilmente attaccato in tutti i modi possibili, perché l'infallibilità deriva proprio da questa gestione della conoscenza del passato che deve rimanere immutata, almeno nella sua sostanza. Poi alcune cose ci vengono concesse, ma è su questo che noi dobbiamo assolutamente riflettere. Non si tratta di essere complottisti, assolutamente. Si tratta di vedere come, attraverso tutta una serie di documentazioni ben precise, sia necessario per noi raggiungere un livello di conoscenza e un livello di consapevolezza che sono la base fondamentale, quantomeno per renderci conto di una situazione e poi decidere liberamente se accettarla o meno. Ciao e grazie.